Tadej Pogačar negli ultimi anni ha sconvolto il mondo del ciclismo. Con le sue infinite vittorie e azioni memorabili. Oggi andremo a scoprire tutta la sua storia, dagli inizi fino ai trionfi che lo hanno reso una leggenda. Restate con me per scoprire dettagli inediti sulla sua carriera e sulla sua vita. Prima di iniziare voglio dirvi che a 200 like esce il terzo episodio, quindi sapete già cosa fare. Lasciate like e scrivete un commento con chi volete scoprire nel prossimo video. Buona visione! Tadej Pogačar nasce il 12 settembre del 1998 a Klanek, un piccolo villaggio vicino a Komenda in Slovenia. Fin da bambino mostra passione per lo sport, non ve lo aspetterete, ma in particolare per il calcio. Disciplina che praticherà con super entusiasmo fino ai 9 anni circa, dove grazie al fratello scopre la bici. Beh sì, se adesso abbiamo un talento come il suo nel ciclismo è in parte grazie al fratello Thailand. Correndo insieme a Thailand ho l'opportunità di partecipare alla sua prima gara. Siamo negli inizi del 2008 e già in questa occasione dimostra il suo talento. Negli anni successivi continua a fare qualche garetta e arriviamo fino al 2011. Tadej ha 13 anni e in una garetta c'è Andrej Uchtman negli spalti. Quest'ultimo nota che Tadej era staccato da un gruppo di ragazzi più grandi, quindi decide di parlare con l'organizzatore e di aiutare Tadej a raggiungerlo. Tadej non era ancora nessuno. Andrej ha preso questa iniziativa solo perché era più piccolo rispetto agli altri e gli faceva pena. Solo dopo scoprì che Tadej stava per doppiare tutti quanti. Ma chi è Uchtman? Andrej è il primo sloveno ad aver vinto una medaglia ai campionati del mondo su strada. La vinse nel 2001, ma 10 anni dopo, nel 2011, quando Andrej vise Tadej, era in vesti di preparatore. Da lì a poco i due entrarono in contatto e ancora oggi lavorano insieme. Tutti sappiamo i risultati che ha raccolto fino ad oggi, però anche lui, come tutti quanti, ha dovuto combinare l'allenamento con lo studio. E beh, anche là se la cavava, frequentando ingegneria meccanica in una scuola di Lubiana e successivamente continuò gli studi prendendo il ramo del management dello sport. Là imparò un sacco di cose che riguardano lo sport che in futuro gli saranno molto utili. Tadej in questi anni riesce ad equilibrare entrambe le cose e ottenere buoni risultati sia da una parte che dall'altra. La carriera ciclistica di Tadej decolla dagli junior in poi molto velocemente. Ma facciamo qualche passo indietro. Dopo essersi unito a una squadra giovanile locale, inizia già a farsi notare nelle competizioni nazionali ed internazionali, attirando l'attenzione degli scout di squadre professionistiche. Però nelle squadre giovanili non era sempre il vincitore indiscusso, perché fisicamente era ancora un po' più piccolo rispetto agli altri. Ma quello che lo ha sempre distinto da tutti quanti era il suo modo di correre, attaccando da lontano senza aver paura di perdere, e quando succedeva la prendeva a sorridere, come se fosse stato sempre un gioco che qualche anno dopo gli farà chiudere contratti da 8 milioni all'anno. Come avevo anticipato, dopo essersi messo in luce nelle categorie giovanili, da junior inizia a fare sul serio, e successivamente nelle categorie under. Tadej Pogačar. Durante questi anni il suo talento naturale, abbinato al suo approccio tattico, lo distingue veramente dagli altri giovani corridori. Nel 2016, a soli 17 anni, ottiene il suo primo grande successo, la vittoria del Giro della Lunigiana. Proprio qua in Italia, una delle gare giovanili internazionali più prestigiose al mondo. Il Giro della Lunigiana è una corsa tappe molto ambita, dedicata esclusivamente agli juniores, a cui hanno partecipato corridori come Nibali, Pantani e molti altri, non so se conoscete già questi nomi. Questo lo consacra come una delle giovani promesse del ciclismo ed è un'altra occasione in cui tutti gli occhi sono puntati su di lui. Nel 2018, durante il suo secondo anno da Under 23, Pogačar domina il Tour de l'Avenir.
parole poverissime, un Tour de France dedicato alle categorie under, spesso considerato come uno dei trampolini di lancio per i futuri campioni di corsa tappe come Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta, eccetera. L'anno dopo Tadej Pogačar passa al professionismo, all'età di soli 20 anni, direttamente nel team in cui è ancora adesso, la UE. La categoria Under 23 dura fino ai 23 anni appunto, ma si può uscire prima, però è una decisione irreversibile. Una volta che scegli di passare pro, non puoi più tornare indietro. Però lui ovviamente, fin dal suo primo anno da professionista, dimostra di essere all'altezza. Vincendo il Tour of California e impressionando al suo primo grande giro, la Vuelta, dove si aggiudica 3 tappe e chiude al terzo posto nella classifica generale. Andando a fare un po' di gossip, mentre era junior e under 23, Tadej conosce Urška Zigart. Penso si nomini così. Sua connazionale è anche lei ciclista professionista. I due ormai da anni vivono a Monte Carlo insieme. Questa relazione ha aiutato, se vogliamo dire, la loro immagine facendo parlare di sé oltre per le vittorie ma anche per il gossip, riuscendo a creare empatia con il pubblico e entrare nel cuore degli appassionati. Ok, ma adesso basta parlare di gossip e frivolezze. Torniamo ai risultati, quelli che contano veramente. Tadej è 4 anni che si sta prendendo letteralmente tutto. 4 Tour de France vinti, con 17 tappe vinte, 3 maglie bianche, 2 maglie Poix, 2 Liegi-Bastogne-Liegi, 4 giri di Lombardia, un Fiandre, 2 strade bianche, un Amstel Gold Race, 3 UAE Tour, 2 Tirreno Adriatico, 3 Tour of California, una Parigi-Nizza, un Giro d'Italia con 6 tappe vinte, un oro e un bronzo ai mondiali in linea e un bronzo alle Olimpiadi. E ovviamente altre 1000 vittorie che non mi basterebbe mezz'ora per citarle tutte. Però a giudicare dal suo palmarès può ancora vincere tanto e raggiungere tanti obiettivi e record, come per esempio essere l'uomo ad aver vinto più tappe al Tour de France, in cui in un'intervista gliel'hanno chiesto, ma lui è rimasto un po' vago, però si vede che gli potrebbe interessare. Tadej quest'anno farà 27 anni, è ancora abbastanza giovane e ha sicuramente altri 3-5 anni per fare il devasto, più di quanto non lo stia già facendo. Non ci sono parole per descrivere il suo talento e tutto quello che è riuscito a fare finora. A noi non ci resta che sederci sul divano, controllare di essere iscritti al mio canale e ammirare qualsiasi cosa lui farà. Commentate qua sotto con chi volete che vi racconti nel prossimo episodio e a 200 like io ve lo porterò. Alla prossima settimana. Ciao!